Allora, indovinate dove siamo arrivati? Questa è una basilica. Qualcuno sa dove siamo? Facciamo un gioco? Vediamo se qualcuno lo indovina. Vi do un aiutino. Siamo a una cinquantina di chilometri a ovest di Barcellona, cittadina sul mare. E dopo questa breve panoramica, qualcuno ha capito? Facciamo vedere meglio la basilica. Oltre che la basilica, nel murales dei lavori c'è anche il nome. Ebbene sì, siamo arrivati a Tarragona. Ormai siamo al tramonto, la basilica sembra chiusa. Comunque domani ci facciamo una bella passeggiata in città e vi mostriamo un po' le belle cose che offre questa città. Un bel tramonto sullo sfondo. Un po' di navi in rada davanti a Tarragona. Buonasera a tutti, volevamo fare una sintesi della giornata odierna. Allora, questa mattina ci siamo svegliati presto. Che per noi presto sono 7:30. grosse. Abbiamo preso le prime cremagliere per salire al monastero del Montserrat. Dopodiché abbiamo preso il camper, ci siamo fatti i nostri altri 100 km bravi e siamo arrivati a Tarragona, sul mare nuovamente. Domani mattina si pensa di muoversi nuovamente da qua, posteggiare il camper un pochettino più vicino alla città. È sabato, quindi speriamo di poter visitare bene la città in maniera un po' migliore. Con questo la giornata è stata abbastanza impegnativa. Adesso abbiamo fatto ben 15.000 passi? Quasi 16.000 Quasi passi. 16.000 passi. Quindi, insomma. Mi sa che si addormenta presto questa sera, Mauretto. Vi salutiamo, una buona serata a tutti e buonanotte. A domani, continuate a seguirci. Ci hanno comunicato che il parco e il teatro romano è chiuso per il troppo vento. Anche qui si vedono le tipiche case, queste case molto simili anche al nostro Liguria, dove ci sono tutte queste casette con il balconcino. Qui fanno le calde roste, questi ragazzi qui, e Betty che sta aspettando la nostra premiera.
quindi andiamo a vederci anche l'acquedotto romano qui a Tarragona. C'è da fare 2 passi nel bosco, bella passeggiatina in un parco, e l'abbiamo qui proprio di fronte a me. È l'acquedotto romano costruito dai Romani qui a Tarragona. Guardate che bello. Loro amavano l'acqua e quindi dovevano poterla trasportare. Eccoci sopra l'acquedotto romano. Branca, branca, branca. Viene il cavalcone. Siamo sul cavalcone. Ecco la Betty sul cavalcone. Gli piace che chiamo cavalcone il ponte romano. Questo non è un ponte, è un acquedotto. Siamo arrivati al camping El Templo del Sol. Avremmo voluto fermarci, è un campeggio naturista, ma purtroppo ha chiuso solo 3-4 giorni fa, il 31 di ottobre. Quindi nulla, vediamo di fermarci altrove. Carletto ormeggiato qui, nella pineta, e ora andiamo a vedere la spiaggia naturista. Qualcuno c'è che ci fa il bagno oggi, Temperatura ideale. Ma magari lo facciamo nei prossimi giorni, tu che dici, Mau? Vuoi farlo qui? No, vediamo. Beh, il mare, sempre il mare. Guardate che spiaggia. Intera spiaggia naturista. Cosa? Il posto è molto lindo. Ma Non c'è nessuno. ci sono 5 persone. Questo è il porto naturale delle Stagne. Questo è un porto naturale, un piccolo porto naturale, l'ingresso è questo. Hanno messo anche il faro rosso e il faro verde per poter identificare l'ingresso, è molto carino. Dentro è molto tranquillo, bisogna vedere il fondale. Io non ho le mappe di questa zona, se il fondale è sufficiente per poterci stare. Ecco che siamo arrivati sull'Ebro finalmente. C'è un vento esagerato e qui a 2,5 km c'è la foce.
Eccoci qua al delta dell'Ebro. C'è un vento della Madonna che ci spazza i capelli alla grande. Carletto è ormeggiato qui, continuo con dire ormeggiato, ormai sono troppo abituata a parlare di barca. È parcheggiato qui e andiamo a farci questo chilometro a piedi per raggiungere il Mirador che sta proprio sul delta. Andiamo. Questo è il vento che c'è in questo momento sul fiume. Peggio di essere al mare. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Noi siamo qui. Si sale per... Cos'è? Esto? Siamo al Mirador del delta dell'Ebro. Ecco che siamo arrivati in cima. E là fuori si vede il mare Mediterraneo. La piccola vedetta ligure. C'è un mare della Madonna. Lo vedo. Veramente uno spettacolo vedere qua dall'alto il delta con il mare in burrasca. Il mare in burrasca, queste navette che vedete qua che portano i turisti arrivano fino lì e tornano indietro, perché ovviamente non si osano uscire. Eccola la Betty, che mi sembri il gatto di ieri. Miau, che fai? Miau. Siamo sulle lagune del delta dell'Ebro. Ora salgo perché fuori fa freddo. No, freddo no, più che altro c'è vento, non fa freddo, c'è vento. Si sta meglio qui dentro. E intanto, mentre Mauro si vede la partita, io mi guardo il tramonto, ok? E con questo brindisi aperitivo al tramonto che ormai è calato dietro le lagune del delta dell'Ebro, vi salutiamo. Cin, un bel rosato. Questo ho preso dove? Questo è il rosato francese del campeggio della Micot. Il Fiesta Côté de Béziers, a Béziers, a Canal du Midi, avevamo preso sto vinello. Avevamo, cioè, ma no, credo che ce ne sia ancora una bottiglia. Noi aperitiviamo salamino, salame felino, di Roberto, gentilmente offerto da Roberto e Lorenza. 2 bruschettine e buonanotte a tutti. A domani. A domani, ciao ciao. Allora, ripartiamo. Domenica 5 novembre lasciamo questo parcheggio sulle foci del fiume Ebro e andiamo ad esplorare l'altra sponda del fiume. Noi siamo qui, in questo punto.
esattamente in questo punto del Delta dell'Ebre, questa Qua si vede laguna. meglio. C'è questa laguna immensa, la Tancada è chiamata, e qui è possibile vedere diversi uccelli. E Mauretto si dà le sue foto. Dicevamo, ma non ci sono i fenicotteri? E beh, sono tutti radunati qua. Tutte quelle macchiette chiare chiare là in fondo sembravano sassi in un primo tempo. In realtà sono migliaia di fenicotteri, uno accanto all'altro, e si sente anche dal rumore se stiamo zitti in silenzio. Pienissimo di fenicotteri dietro di me. C'è una cosa pazzesca, non ce n'erano. Zero proprio il lato nord del Delta dell'Ebre dove abbiamo dormito questa notte. Invece adesso è proprio stra pieno. Io e Betty dicevamo, ma in queste lagune è strano, non ci sono fenicotteri, c'erano svassi, aironi tantissimi, tantissime specie ornitologiche, ma no fenicotteri. E ci domandavamo come mai non c'erano i fenicotteri. Siamo arrivati in questo punto della laguna, non ci sono qualche fenicottero, ce ne sono migliaia. Una cosa incredibile. Tutti assieme. Sono tutti qua. Glu 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 glu. Chiacchierano più di Mauro. E buonanotte a tutti. A domani. A domani. Ciao ciao. Bevi? Bevi. GoPro resta prima. Fai quelli. È scappato. Ci sono dei fenicotteri in volo, deve fare la foto. Attendiamo che torni.